Salve a tutti, sono Pietro Prea, benvenuto a questo nuovo video. Parliamo sempre dell'analisi tecnica. Uno dei pilastri dell'analisi tecnica è il concetto secondo cui i mercati non si muovono in maniera del tutto erratica, imprevedibile, casuale, ma seguono delle tendenze e tali tendenze possono essere individuate da noi analisti e quindi possono andarci a trovare una sorta di vantaggio statistico. Charles Dow, l'ideatore dell'indice americano, il Dow Jones, fu il pioniere di una parte dell'analisi tecnica, tanto è vero che già alla fine dell'Ottocento riuscì a studiare l'andamento dei prezzi e a stipulare una teoria che tuttora fa parte importante dell'analisi tecnica. Charles Dow dunque era partito analizzando l'andamento delle maree e trovando delle analogie con l'andamento dei prezzi in un mercato libero, cioè così come la marea avanza, retrocede per poi riavanzare ancora in avanti fino a un punto in cui c'è un'inversione di tendenza, così si comportano i prezzi in un mercato libero. Dunque Dow notò che possiamo avere sì un trend decrescente ma anche un trend crescente. Il trend decrescente è formato da massimi e minimi sempre decrescenti, mentre il trend crescente è formato da massimi e minimi crescenti. Secondo la teoria di Charles Dow ci sono tre tipologie di trend: major trend, minor trend e medium trend. Dunque il major trend è paragonabile alle maree, il medium trend alle onde e il minor trend, appunto per fare un'analogia con la teoria, ai frangenti delle onde. Dunque se siamo un trader, per esempio un trader che fa trading infragiornaliero, ovvero fa operazioni durante la giornata, allora assumeremo come major trend il grafico a time frame giornaliero come trend principale, poi come medium trend il grafico a time frame orario e come minor trend invece per esempio potremmo utilizzare il grafico a 5 minuti. Così avremo tre tipologie di trend per l'operazione che possiamo andare a mettere a mercato e quindi per avere un vantaggio statistico. Graficamente un trend viene evidenziato congiungendo due o più livelli di massimo decrescente oppure due o più livelli di minimo crescente e li congiungiamo attraverso una cosiddetta trend line, e tale trend line potrebbe essere definita come trend line di supporto dinamico o trend line di resistenze dinamiche, che individuano per l'appunto il trend decrescente e crescente. Una trend line è tanto più forte quanto più perdura nel tempo e più viene testata senza essere rotta. Un trend si presuppone intatto dunque fin tanto che non lancia chiari segnali di inversione o di esaurimento. Vi ho evidenziato in figura una trend line rialzista e una trend line ribassista, così possiamo notare le differenze. Mentre la trend line rialzista individua dei livelli di supporto via via crescenti, la trend line ribassista individua delle resistenze via via decrescenti. Nel grafico vi ho segnato appunto le trend line ribassiste e trend line rialziste e notiamo come nel punto di rottura che vi ho indicato in figura il trend è cambiato. Dunque il punto di rottura è il punto per il quale avviene un cambio trend, che non implica però passare da un trend ribassista a un trend rialzista e viceversa, ma ciò potrebbe implicare anche una fase di congestione, ovvero di linearizzazione dei prezzi. Oltre a tracciare la trend line per individuare appunto il trend del mercato, andiamo a tracciare la parallela ad essa, che viene definita la linea del canale, che per un trend rialzista viene rappresentata attraverso delle resistenze dinamiche, mentre in un trend ribassista attraverso dei supporti dinamici. Dunque una sua rottura provocherebbe appunto un'accelerazione del trend dominante. Esempio, siamo in un trend rialzista, viene rotta la linea del canale, allora c'è un'accelerazione del trend rialzista. E viceversa potremmo fare lo stesso esempio per un trend ribassista. Allora ragazzi, tenete a mente questa cosa: un canale tanto più è largo, cioè e tanto più ha una buona inclinazione, allora c'è un sintomo di un trend buono, quindi un trend forte. Il trend invece risulta debole quando abbiamo magari un'eccessiva inclinazione e un canale abbastanza stretto, e tale trend è soggetto a brusche decelerazioni e quindi bruschi ritracciamenti e quindi non comporta
un vero e proprio trend rialzista o ribassista che sia. Se siamo in un trend positivo, quindi un trend rialzista, il nostro obiettivo sarà quello di attuare la cosiddetta strategia pyramiding, ovvero quello di acquistare, quindi di entrare long, quindi andare a investire a rialzo, ed ogni decelerata acquistare, quindi andando ad accumulare. Viceversa, se siamo in un trend ribassista, il nostro obiettivo è quello di andare short, quindi andare corti, e ad ogni rialzo, quindi ad ogni ritracciamento rialzista, andare a aumentare le nostre posizioni. Se siamo in una fase di congestione, ovvero di lateralizzazione dei prezzi, allora una buona strategia potrebbe essere quella di investire sul 25% inferiore e sul 25% superiore del canale appunto individuato, come potete notare in figura. Quindi investiamo sul 25% inferiore del canale a rialzo e sul circa 25% superiore del canale a ribasso. E dunque ragazzi, come dico sempre, se date un pezzo di carne ad un uomo lo sfamerete per una giornata, una singola giornata, mentre se gli insegnate a cacciare lo sfamerete per tutta la vita. Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, abbiamo anche i profili di Toro in descrizione, così potete vedere le nostre statistiche mensili. Buon trading a tutti, alla prossima!